Non mi aspettavo nemmeno di scoprire questa perla non fosse stato sotto consiglio di quell'amico carissimo dalla corrispondenza quotidiana, e chissà cosa poi mi passò per la testa il pomeriggio di noia insofferenza multiversale nello spingermi a iniziare questa serie. Che chiusi dopo pochi secondi dal primo episodio, che santi numi, quanto cazzo parla! Smettila! Non mi interessa! No. Oh no, ok, mi interessa. Tatami Galaxy è il connubio del logorroico e dell'illusione del condizionale insito nel rimorso e pentimento che prende a calci nel culo la corrente di pensiero. Ah, se solo avessi fatto X, forse adesso sarei potuto Y. Filosofia in 4 piazze e mezzo che fa scivolare in un vortice di quotidianità in doppia ellisse con un flusso di pensieri a velocità quadruplicata, che spesso e volentieri fa deragliare lo spettatore che sente il bisogno di premere pausa e si mette le mani in faccia ridendo per non piangere. I personaggi che ne costituiscono la realtà affiancano l'anonimo protagonista, che sarebbe l'autore stesso, tra parentesi, nei suoi 2 anni di università alla ricerca dell'amore della sua vita che seguirà attraverso l'iscrizione al club di turno. Ma se poi nella realtà dei fatti il proprio amico e nemico non fa che mettere i bastoni tra le ruote al già debole e timido protagonista, sia mai che possano esserci nulla più che inciampi tra l'interesse morale. Tatami Galaxy è dunque la linea tra le piastrelle dove il marmo è uno stile di vita che pende nel perdersi all'interno di paranoie e indecisioni, di insicurezza e voglia di buttarsi in qualsiasi cosa pur di avverare quell'illusione montata ad hoc in un contesto di vita nel periodo in cui ci si vorrebbe lanciare a capofitto come nella finzione nonostante la cruda realtà. Il punto più alto dell'opera è vedere come effettivamente tutto, per quanto strambo nei parametri di una routine semplicissima ma risettata di continuo, funziona egregiamente, e se all'inizio lo stile frenetico del pensiero e la fortissima scia di colore e stile narrativo poteva far storcere il naso, poi di quei 20 minuti complessivi l'episodio si diventa assuefatti. Dura troppo poco, poi ce n'è bisogno d'altro ancora. Cosa significa che è finito? E allora me lo riguardo in episodi sparsi. Ah, ti è... Praticamente una persona quando affonda i denti in questa serie ne trae lo stesso rapporto che ha un uomo col suo Johnny. Ti apre a cavallo una visione a 360 gradi per tutte le volte che verrà l'ipotesi di immaginare un pensiero come ma scemo di guerra in tempo di pace, apprezza la scelta che hai fatto e vedi di trarne il meglio. Ti sperona con gli stivali a far rendere conto quanto effettivamente tu, spettatore, sei un birichino perché alla stregua delle cipalipa che ti senti di criticare hai fatto determinate scelte di cui ti lamenti, da cui comunque potresti cavarne un ragno dal buco, ma fissi col broncio il muro. Il Johnny per terra a deprimersi dietro il bunker da damante delle occasioni sfruttate male. Tatami Galaxy la sberla quel condizionale che chiunque con l'espressione falsamente rinfrancata si dava le pacche sulle spalle, ripendendosi che comunque poteva andare peggio, di come sia difficile l'effettivo mantenersi in equilibrio nella coerenza nel dire e il fare, quanto più distorta nell'immagine nell'ipotizzare. Sono lezioni di educazione alla vita verso se stessi che piuttosto che piangerti addosso ti insegna a berti una bella camomilla in serenità nelle 4 piazze e mezzo della testa che nel flusso perpetuo di emozioni arriveranno a darsi manforte sino a giungere ad altri individui. E chissà mai magari che effettivamente 4 piazze e mezzo non diventino 9. E chissà mai che effettivamente 9 piazze non diventino 18. E chissà mai che effettivamente 18 piazze non si colleghino le une con le altre dal sorridegno nel vivere in pace con se stessi e chi ci sta intorno, in quell'idillio romantico a cui si è tanto assuefatti, da cui è la partenza la forte necessità che spinge al danzo in situazioni altrimenti intoccabili, pur di potersi sedere al fianco di coloro che del cuore ne fanno un concerto di tip-tap. O muori da eroe, o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo.